Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale, sono Sergio, per chi mi cerca sulla PS sono Sergionet. Allora, oggi ci troviamo al cospetto, tra virgolette, di un'auto che mi ha suggerito il nostro amico Johnny, hi Johnny, che è un'altra auto di un manga oltre alla Levin, che si chiama Initial D, non so bene come si pronuncia, però insomma, questo che vedete qui come copertina, credo sia la copertina del fumetto appunto di cui si fa riferimento con quest'auto. Se non ho capito male, quest'auto credo sia l'auto del protagonista, però non avendolo mai visto né letto, quindi non saprei dirvi altro di più. L'unica cosa invece che vi so dire per certo è che dopo l'aggiornamento 1.49 Tokyo è diventata una gara difficilina. In modalità difficile questa gara è diventata non facilissima da vincere. Perché? Perché l'IA è cominciata a diventare piuttosto cattivella, quindi riescono sempre a fare dei tempi buoni, devi essere molto veloci. Infatti non ho vinto, ci ho voluto 3 o 4 gare per vincere, e Cocoburn, che è quello a cui bisogna stare molto più attenti, una volta addirittura mi ha chiuso la gara in 27,03, che è un tempone. Prima con 27 facevano 27,35, 27,40, ora fanno 27,3, 27,05, quindi bisogna essere parecchio precisi e cercare di sfruttare al meglio possibile la pista per chi vuole anche le barriere, se no normalmente come sempre si fa, cercare di non sbagliare il più possibile. Ok, passiamo comunque come sempre al reparto, a quello che c'è da fare come prima cosa nella nostra gara, quindi per prepararci alla nostra gara. Quindi si passa all'acquisto. Quindi andiamo ad acquistare l'auto, la andiamo ad acquistare nel Brand Central? No, non la acquistiamo nel Brand Central. Non so se quando c'è, in questo momento che state guardando il video, c'è nelle auto usate, ma in questo momento che l'ho registrato c'era quando l'ho registrato. Quindi come dice Andy, è un'auto che se la gioca con la Levin, che sono più o meno le due stesse auto parallele per il mercato giapponese. Questa diciamo era quella un pochino più, secondo lui, un pochino più forse adatta allo sportivo, all'auto sportiva. Comunque 51.900 crediti si possono mandare avanti e comprare, quindi costa veramente poco. C'è da fare un po' di cambiamenti, più che altro c'è da swappare, da taroccare il motore. Quindi dopo averla acquistata, io come sempre vi suggerisco di duplicare il setup iniziale, così almeno avete, se volete sviluppare un setup per una determinata pista, sicuramente avete una base di partenza valida o no, a seconda dei punti di vista, a seconda delle auto. In questo caso ni, però insomma io duplico il setup così almeno so da dove ripartire per ricominciare a creare un setup. Quindi fatto questo andiamo a swappare il motore, o si fa da qui per chi ce l'ha il motore già acquistato, già avuto nei biglietti roulette, oppure si va in GT Auto. Quindi io non ce l'avevo, quindi vado in GT Auto nella parte di qua della manutenzione e andiamo a swappare il motore. Quindi sostituzione motore, 135.000 crediti, costa 3 volte l'auto, ovviamente, però ne vale la pena. Dopo aver swappato il motore con questa bellissima animazione della Polifoni, ormai è diventato un abitué, andiamo anche ad allargare la carrozzeria. 10.000 crediti ci si può stare. Viene un po' una cosa un po' farlocca, come si suol dire, sembrano delle toppe attaccate alla carrozzeria, però insomma dai, forse è un gocciolino più stabile, che non disgusta in questo, soprattutto in questo circuito. Poi, dopodiché, nella personalizzazione auto andiamo a fare alcune cose. Prima di tutto, chi vuole può prendere questa livrea che io ho preso da questo Scott Mac, che non conosco, però era simpatica, mi piaceva, l'ho presa, ho fatto delle variazioni e l'ho messa alla mia auto. Le gomme, scegliete quella che volete, l'importante è che mettete 17 pollici, larghezza del cerchione larga e centricità larga, ok? Tutto largo, 17, larga, larga. Poi, fatto questo, andiamo nella parte di personalizzazione. In avantreno metteremo il tipo A, poi sul retrotreno metteremo anche qui il tipo A, c'è solo quello per scegliere. Sul dietro mettiamo un alettone alto, un personalizzato alto. Finale potete scegliere quello che volete. A me piace il 23 e prendo il 23. Lo installiamo e andiamo a mettere anche la gabbia di sicurezza tipo C, ok? Così è bella stabile, bella ferma. Fatto questo, il reparto GT Auto è chiuso. Dopodiché andiamo in negozio a comprare quello che serve per quello che riguarda la gara di Tokyo. Oggi faremo solamente la Tokyo con quest'auto, che è bella tosta, e dobbiamo avere le sport dure sicuramente come gomme. Poi l'aumentalesaggio, ok. Albero a camme non lo comprate qua, ma andate in Suprema e lo acquistate da qui, così vi viene in automatico di là.
biella e pistone in titanio la acquistiamo, albero di trasmissione in carbonio, prendiamo anche questo. Torniamo allo Sport Club, albero a camme lo prendiamo, limitatore e zavorra li prendiamo sempre a prescindere anche se non le usiamo, computer personalizzabile sì, turbocompressore prenderemo quello a regimi medi, non alti, medi, regimi medi, LSD personalizzabile sì, sistema anti-lag va preso, di sotto marmitta, filtro dell'aria, intercooler da corsa vanno presi, poi le pastiglie dei freni con il relativo kit freni, uno dei due a scelta, non è nessun problema, uno vale l'altro. Sospensioni personalizzabili, controller bilanciamento freni, rapporto marce da corsa, poi passiamo in estremo che non compriamo niente e in supremo l'abbiamo già visto. Ok, andiamo a vedere il setup da usare per questa auto e per questa gara di Tokyo. La andiamo a lanciare, eccola qua, Asia, Tokyo Expressway, i nostri amici giapponesi. Eccoci qua. Gara questa, impostazioni auto, setup. Allora, si parte e si arriva ovviamente con le sport dure. Queste sono le sospensioni, i valori delle sospensioni da utilizzare. Questi sono quelli del differenziale. Deportanza abbiamo 90 sull'anteriore, 225 sul posteriore. Poi qui non abbiamo toccato nulla tra regolazione, zavorra e limitatore. Nel cambio personalizzato mettiamo 2,70 di velocità massima di punta e queste sono le regolazioni da usare che dovrebbero essere quelle standard, non toccate quindi. Di qua turbocompressore medi regimi, come vi dicevo, non elevati ma medi regimi. Poi di là il sistema antilag lo prendiamo forte, lo mettiamo forte. Poi l'intercooler, tutto il resto è quello che abbiamo acquistato, tutto qui. Nel controller freni 2 sul posteriore, ok? 2 sul posteriore. Qui abbiamo le cose che abbiamo acquistato, come l'albero a camme, ok? Non abbiamo preso il frizione volano, quindi è normale, questo non l'abbiamo acquistato. Andiamo avanti, andiamo a vedere la gara, ovvero la strategia da usare per questa gara qui. Vi dico già innanzitutto che dobbiamo cercare di non sbagliare più, cioè questa è un'auto che è borderline, come si suol dire, quindi cercate di fare meno errori possibili. Per i nuovi, che ce ne sono diversi, per avere il bonus di gara pulita e quindi prendere il 50% dei crediti in più, dovete cercare di non tamponare nessuno, non farvi tamponare, ma anche non tagliare l'ultimo tornante sul cordolo di destra e di sinistra e non prendere né tantomeno, ecco qui gli ho dato pure un colpo, quindi ovviamente riparto è meglio, così almeno evito di fare casino. Quindi, come dicevo, per avere il 50% dei bonus di gara pulita dovete cercare di non tamponare nessuno, non farvi tamponare e anche e soprattutto non tagliare il cordolo dell'ultimo tornante. Quindi il tornante finale, che ora lo vedremo, non va tagliato, non vanno saliti proprio su tutto il cordolo, né quello di destra né quello in uscita sulla sinistra, né tantomeno i birilli in fondo allo stesso tornante. Le barriere, in teoria le potete prendere anche tutte quelle che volete. Io cerco sempre di non prendere se non la prima, così evito gran parte dell'affollamento per i tamponamenti vari, quindi prendo solamente questa che vedete e poi cerco di non prenderle più, cerco di fare una gara con le mie forze senza l'aiuto delle barriere, però nulla vieta che le potete usare tranquillamente per essere sicuri del bonus di gara pulita. Comunque passiamo di qua, cercate di fare la gara su Cocoburn, questa è la cosa fondamentale. È lui che è quello l'indiziato a vincere o arrivare dietro di voi, quindi cercate di fare, almeno a livello difficile, cercate di fare la gara su lui, quindi cercate di superarlo. Io l'ho cercato di superare qui in maniera quasi pulita, un po' cattiva, e non fatevi risuperare, ostacolatelo un po', però cercate di fare in qualche maniera che non vi risuperi. Questo è il tornante che vi dicevo prima per il discorso del bonus gara pulita, quindi questo cordolo di destra non lo tagliate, né questo di sinistra in uscita, ok? E i birilli quelli che c'erano di sopra, davanti, di là. Poi per il resto cercate di guidare puliti. Andiamo avanti e andiamo a vedere che al quarto giro, all'inizio del quarto giro, sono in terza posizione, mi sono fumato il Fraga, quindi ci siamo levati di torno un altro. Cocoburn è sempre dietro, che un pochino dietro a Fraga in questo momento, ma non mi molla perché andrà più o meno alla stessa andatura mia. Quindi cerchiamo di andare avanti, cercando di evitare il controsterzo che ti propone l'auto, che non è precisamente perfetta, purtroppo non mi è riuscito di fare meglio di così. Il terzo posto lo prendiamo a Isal, qualche metro più avanti, sempre nel quarto giro. Anche qui almeno ci mettiamo un po' di gente nel framezzo prima di Cocoburn. E il secondo posto, che già ci sono perché sarà fermato Gallo, lo prendiamo il primo posto a Susvillo nell'arco del settimo giro, che è poi
quasi tra qualche giro mi fermerò anch'io, perché riesco a fare 9 giri, 8-9 giri. Va visto un po', se poi non volete rischiare vi fermate un giro prima, perché siete diciamo 2 al limite. Io infatti vedete all'ottavo giro, no, prima di fermarmi io, vedete si fermano un po' tutti, su Svillo, Cohorn eccetera, e rimane dietro Gallo che si era fermato una volta, ma si rifermerà al giro prossimo fra 2 giri. Prima del 12° si riferma sicuro, anche se hanno cambiato, ma si riferma. Io mi fermo anche se ho uno preciso, potevo fare un altro giro, ma per sicurezza mi fermo alla fine dell'ottavo. Metto solo benzina per arrivare in fondo, quindi poco più di 4 giri, 4-2, 4-3, e mi ributto all'inseguimento di Gallo sperando che non mi superi nessun altro. Difatti vedete anche dal radar, forse non lo vedete, c'è il mio faccione, ma non è vicinissimo Yamanaka con dietro Kokobun, e poi quindi alla fine riesco a mantenere il vantaggio e arrivo alla finire la gara in meno di 27 se non ricordo male, o poco più di 27, e sono riuscito a tenermi dietro Kokobun, che alla fine si è fatto superare pure da Gallo, quindi sono riuscito ad arrivare primo facendo un po' di strategia su Kokobun, ok? Poi vedete 27.04, Kokobun ha preso 6 secondi, quindi 27.10 avrebbe chiuso, quindi occhio ragazzi soprattutto a Kokobun. Gallo delle volte arriva, delle volte no, però spesso e volentieri è cattivello Kokobun quello che aveva dietro. Faccio gara pulita per fortuna e arrivo a prendere 825.000 reti. Ottimo, è stata una faticaccia con quest'auto, ma ce l'abbiamo fatta. Johnny mi ha fatto sudare 7 camicie, ma ci siamo riusciti. Ok ragazzi, quindi nulla, vi ringrazio per aver visto il video. Se avete qualche auto da proporre o qualcosa da suggerirmi, nessun problema, scrivetemi nei commenti, nelle varie chat su Telegram tranquillamente, vi rispondo a tutti o vi rispondiamo a tutti, anche gli altri ragazzi della chat, chi più chi meno, soprattutto sono molto più ferrati di me su tanti concetti, su tanti argomenti, per cui vi consiglio vivamente di entrare nella chat di Telegram. Ragazzi, grazie ancora e ci vediamo al prossimo. Un saluto a tutti da Sergio.